Buongiorno, oggi vediamo come impostare due modalità di volo automatiche nel nostro Xiaomi Mi Drone 4K. Iniziamo con la modalità Orbit. Ci viene dato un avviso che ci ricorda di volare in spazio aperto e di accertarci che la quota di volo non incontri ostacoli. Allora, adesso dobbiamo decidere l'altitudine di volo. Impostiamo intorno ai 50 metri, la velocità 3 metri al secondo e il raggio, mettiamo un raggio intorno ai 30 metri. Poi l'angolo 90 gradi credo che vada abbastanza bene, e poi la direzione della testa del drone, praticamente la direzione dove noi dobbiamo fare le riprese. E impostiamo una direzione che segua la direzione di volo, in questo caso qua. Poi possiamo scegliere anche le altre che vediamo qua specificate. Dopodiché ci accertiamo, ci dà praticamente una previsione del tempo di volo, 62 secondi per completarla. Quindi riepiloghiamo: 52 metri di altezza, 3 metri al secondo e un raggio di 30 metri con un angolo di 90 gradi. Quando siamo pronti non ci resta altro che cliccare su Start e il nostro drone inizierà a eseguire il volo programmato. Eccoci qua. Adesso raggiungerà innanzitutto l'altitudine programmata. Una volta raggiunta l'altitudine programmata, proseguirà con eseguire i comandi che abbiamo impostato. Prima di programmare, accertiamoci che l'altitudine di volo sia sufficiente per evitare tutti gli ostacoli che il nostro quadricottero incontrerà durante l'esecuzione del nostro programma. Adesso ha raggiunto la quota impostata e vediamo che lui si è già messo a 30 metri più o meno di distanza. In basso qua sulla sinistra vediamo la distanza dal punto di decollo, come noi avevamo impostato un raggio di 30 metri. Adesso qua vediamo una breve ripresa su quello che il drone sta vedendo. Noi nel frattempo possiamo regolare l'angolo del nostro gimbal, in questo caso meno 48 gradi, lo vediamo qua in basso a sinistra. E possiamo scegliere se visualizzare la mappa nel quale il drone sta effettuando la sua orbita di volo, oppure se visualizzare le riprese in diretta. Dicevo, quindi possiamo regolare il nostro gimbal in base al nostro interesse, su che cosa desideriamo vedere. Ora ha quasi completato il giro impostato. Ecco, siamo stati avvisati che la missione è stata completata. Ora noi scegliamo, in questo caso, così vediamo anche come funziona il Return to Home, seleziono il ritorno a casa del nostro drone. Anche qua dovremo impostare l'altezza, in questo caso confermiamo l'altezza che già aveva il drone, era già sufficiente, un'altezza di 50 metri, intorno ai 50 metri per il ritorno a casa, e lui automaticamente, vediamo che la distanza sta diminuendo, si posizionerà sopra il punto di decollo e poi pian piano procederà all'atterraggio, al rientro. Eccoci qua, adesso vediamo che sta scendendo di quota sino a quando non avremo l'atterraggio. E anche in quel caso vedremo che il drone atterrerà e ci sarà la voce guida, sempre in lingua inglese, che ci avvertirà che il drone ha completato il comando che abbiamo impostato. Ora,
Ora aspettiamo che atterri. Auto RTH complete. Ok. Ora vediamo la modalità Waypoint, dove nella mappa selezioneremo i nostri punti di interesse e l'altezza e la velocità con la quale vogliamo che il drone li raggiunga. Start, adesso vediamo nella mappa il drone che si sta recando sul primo dei due punti che in questo caso abbiamo selezionato e una volta raggiunto alla velocità da noi impostata e all'altezza da noi impostata, una volta raggiunto il primo punto si recherà al secondo, quindi molto semplice in questo caso qua. E anche questa volta, una volta arrivati al punto, verremo avvisati. Waypoint mission complete. Ok, la missione è stata completata. Anche in questo caso poi lo facciamo tornare a casa con l'impostazione automatica, sempre da specificare l'altezza del ritorno a casa, e anche in questo caso abbiamo completato la nostra missione. Ora spero che vi possa essere stato d'aiuto questo video tutorial. Qualora vi piaccia vi invito a mettere un like sul video e se volete essere sempre aggiornati sui nostri futuri tutorial di iscrivervi al canale. Grazie e arrivederci.